Jan Bisek all'Inter è questa una delle operazioni più calde per il mercato dell'Inter in difesa, un obiettivo emerso rapidamente e sul quale la dirigenza interista si è mossa in maniera tempestiva, incontrando a Milano l'entourage del calciatore con cui è stato raggiunto un accordo di massima sui dettagli del contratto con il calciatore che davvero scalpita per poter arrivare all'Inter. Ci sono però ancora dei dettagli da definire con il suo club, con l'Aarhus, una squadra danese. C'è una clausola rescissoria che può favorire questa trattativa. L'Inter intende pagare questa clausola. Secondo il giornalista Gianluca Di Marzio potrebbe esserci un'intesa per dilazionare il pagamento su 2 stagioni. Quindi tutto fa pensare che l'Inter stia andando fino in fondo per mettere le mani appunto su Jan Bissek. Questa è la notizia, ve la do subito per non farvi perdere tempo. Successivamente però tanti di voi giustamente mi hanno fatto una domanda: ma chi è questo Jan Bissek? Di che calciatore stiamo parlando? Spoiler subito, io lo definisco un progetto di difensore del futuro. Che cosa significa? Significa che secondo me, come vedremo tra poco, è un difensore che racchiude un po' tutte quelle caratteristiche che ci si aspetta di avere in un difensore di top livello nel calcio di oggi e di domani. È chiaro che ci sono dei margini ovviamente sui quali deve crescere, è chiaro che ci sono tante variabili che poi intervengono nel successo o nel fallimento di un giocatore che mi era stato segnalato qualche settimana fa, quindi avevo già avuto modo di visionarlo, ma come faccio sempre voglio andare molto più in profondità e allora ho chiesto anche dei pareri a degli scout esperti, soprattutto ho chiesto dei pareri in Danimarca a delle persone che lo conoscono da vicino e allora voglio darvi in questo episodio di oggi un approfondimento generale su questo calciatore sul quale l'Inter appunto si sta portando avanti in maniera molto concreta. E allora, amiche, amici e passioni interisti, ben ritrovati innanzitutto in questo nuovo episodio di oggi, uno dei format che più vi piacciono qui sul nostro canale, quindi mettete subito un bel mi piace per sostenerci, iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto, clic subito sul tasto iscriviti perché in questi giorni stiamo portando tanti contenuti di qualità sul canale e non dovete perdervelo neanche uno. Oggi ci focalizziamo, come dicevo, su Jan Bissek, che da quello che è emerso è stato a lungo visionato dagli osservatori dell'Inter. Non è un nome nuovo che esce all'improvviso, è un giocatore che l'Inter ha seguito, osservatori che devo dire stanno facendo anche un grande lavoro in Nord Europa ed in particolare in Danimarca, sono stati convinti da questo difensore che vi presento a partire come sempre dalla carta d'identità. Ha una storia un po' particolare che adesso vi racconto, perché Jan Bissek è nato il 29 novembre del 2000 in Germania, a Colonia per la precisione, difensore centrale, Transfermarkt ci segnala 1,96 m di altezza, quindi una stazza fisica abbastanza imponente. Se guarderete qualche video lo noterete subito. Di origini camerunesi, difensore come detto di piede destro, gioca oggi nell'Aarhus. Perché dicevo che ha una storia un po' particolare? Perché lui viene notato da giovanissimo dal Colonia in particolare, quindi fa il settore giovanile del Colonia dove si mette in mostra in maniera prepotente, veramente molto importante, a tal punto che arriva a debuttare in Bundesliga come più giovane debuttante nella storia del Colonia e attira l'interesse addirittura del Bayern Monaco. Era un giocatore sul quale il Bayern Monaco aveva messo il mirino e già qui deve farci capire che non è un giocatore qualunque. Cosa succede poi però? Che cosa non è andato nei 3 anni successivi? Perché passa in prestito all'Holstein Kiel, passa in prestito al Roda, poi al Vitória Guimarães in Portogallo e infine all'Aarhus che decide di riscattarlo l'estate scorsa. Succede che questo giocatore purtroppo ha una serie di infortuni traumatici, quindi un po' di sfortuna, non è un giocatore propenso all'infortunio, è stato molto sfortunato con degli interventi, delle cose che sono successe e quindi ha perso un po' nel momento in cui era pronto a fare quel salto, ha perso un pochino di tempo e soprattutto la prima possibilità di approdare su un grande palcoscenico. Qui però secondo me subentra uno degli elementi più importanti della carriera di questo calciatore, ovvero che una volta perso il grande treno non solo non si è abbattuto, ma ha avuto l'umiltà e secondo me la lungimiranza di fare un passo indietro, ovvero andare in Danimarca, che sulla carta è un campionato di un livello inferiore rispetto alla Bundesliga, ma è un campionato giusto secondo me in questo momento
per completare il pacchetto di un giocatore che aveva una grande esuberanza fisica. Molto spesso vediamo adesso dei calciatori che si trasferiscono in altri campionati per apprendere delle cose che in quei campionati sono specifiche. Molti vengono in Italia per affinare la fase difensiva, la Danimarca in questo momento è un gran laboratorio di calcio secondo me, lui va in Danimarca per migliorare anche dal punto di vista del gioco, della costruzione e non solo, e diventa un leader dell'Aarhus facendo 2 stagioni, molto importanti. E quando secondo me un giocatore diventa leader di una squadra, anche se di livello inferiore ovviamente ad una squadra di Serie A, considerando che è il campionato danese, qualcosa scatta nella mente del calciatore. Quindi questo percorso di umiltà e rilancio, secondo me, ha forgiato anche dal punto di vista, caratteriale questo giocatore che come ruolo, vi condivido la heatmap per farvi capire un po' dove gioca, può essere utilizzato in più zone del campo. Si sta specializzando nella difesa a 3, ha fatto in qualche occasione rara anche il mediano, comunque si sta specializzando nella difesa a 3 e pur essendo di piede destro si sta specializzando a sinistra nell'Aarhus. Per questo motivo tanti vedo che stanno già scrivendo potrebbe essere un sostituto di Bastoni, visto che ci manca un vice Bastoni, potrebbe essere, io parlando come vi dicevo con degli scout esperti e concordo in questo, penso, che nell'Inter comunque il salto sarebbe di un livello tale per cui riportarlo a destra sul suo piede naturale potrebbe favorirlo molto anche nel giocare. Non perché non sappia giocare col sinistro, però ovviamente è il piede un pochino più debole. Per il tipo di gioco che fa l'Inter, secondo me si troverebbe molto più a suo agio a destra, dove può accompagnare con la costruzione e può fare meglio. Comunque, come ruolo sta interpretando il braccetto di sinistra o di destra in maniera molto moderna, molto propositiva, quello di cui ha bisogno l'Inter che cerca un giocatore proprio con queste caratteristiche. A proposito di caratteristiche, che difensore è? Jan Bissek, ve lo segnalo tramite la mia grafica dei pro e dei contro. Li ho messi tutti insieme e ve li spiego un po' uno ad uno. Nei pro, nei punti a favore, ho inserito innanzitutto il fisico, perché inevitabilmente è la prima cosa che ti balza all'occhio. Un giocatore di 1,96 m, leggevo alcuni report, siamo su attorno agli 85 chili di peso, quindi è un bel giocatore molto massiccio, che infatti nei duelli aerei è estremamente forte, ma nonostante questa fisicità così importante, a livello di atletismo è messo molto bene, soprattutto in velocità, in progressione, ha un allungo piuttosto importante, non è un giocatore macchinoso, anzi è un giocatore piuttosto agile, soprattutto negli spazi aperti, tant'è che viene utilizzato molto come difensore alto, cioè lo lasciano spesso anche molto isolato ad affrontare i duelli corpo a corpo con gli attaccanti avversari, con tanto spazio alle spalle. Quindi questa è una dinamica che anche all'Inter abbiamo spesso ritrovato e ci si sposa davvero alla perfezione in questo momento. Ehm, un altro pro è che sicuramente, essendo comunque un classe 2000, ha ancora ampi margini di miglioramento, arrivando dal campionato danese. In Italia ovviamente bisogna un pochino ritarare tutti quelli che sono i dati, anche ci sono dei dati molto positivi sui passaggi, ovvero circa l'89% di precisione dei passaggi all'interno di questa stagione. Ho letto che mediamente vince il 70% circa dei duelli aerei, sia in fase difensiva che in fase offensiva, vince anche circa il 66% dei duelli diciamo uno contro uno, quindi tanti dati molto positivi che però vanno contestualizzati nel campionato danese. È molto bravo anche nelle palle progressive, cioè un giocatore che tende a prendere la palla e guadagnare campo con il possesso palla, quindi andare in allungo, ha dei buoni numeri anche dal punto di vista del dribbling, ma non tanto del dribbling più tradizionale a cui siamo abituati, cioè quello nello stretto tra tanti uomini, anzi l'agilità nello stretto l'ho messa anche un po' nei contro, con queste leve lunghe, con questa altezza e questa massa fisica nello stretto, sia difensivamente che dal punto di vista poi della gestione del pallone negli spazi stretti, qualche difficoltà l'ha. A livello di dribbling però lui con questa modalità anche di allungarsi il pallone e andare con grande forza e grande velocità in avanti
è molto abile nelle palle progressive e ha dei dati piuttosto importanti, nettamente sopra la media anche dal punto di vista statistico. Poi, come ultimo punto dei punti dei pro, dei punti a favore che ho individuato nelle caratteristiche di questo calciatore, ho inserito l'agonismo. Che cosa intendo? Non sapevo la parola chiave giustissima come metterla, però nel vederlo e anche in come me lo hanno descritto caratterialmente, è un giocatore che, comunque, quell'aria di salto in una grande squadra l'aveva respirata. È diventato un leader, come dicevo, in questa squadra e lo dimostra in campo anche con una grande fiducia nei propri mezzi, con una grande esuberanza anche nell'andare a giocare, che andrà sicuramente limitata nel salto all'Inter, perché poi si lascia andare anche a qualche preziosismo magari che nel campionato danese puoi permetterti, in Serie A all'Inter soprattutto hai molti meno margini di errore e di preziosismo, ecco. Quindi però dal punto di vista del carattere, dell'agonismo appunto che mette in campo, sicuramente è un punto a favore, perché per arrivare a giocare all'Inter poi serve anche una forte personalità e va messa in campo. Nei contro, come dicevo, ho parlato un po' dell'agilità nello stretto, ho messo anche l'esperienza, perché comunque è un giocatore che non è riuscito a completare quel salto, per cui ha il potenziale per farlo. Per ora però, come detto, tutte queste caratteristiche, tutti questi dati sono contestualizzati a livello danese. Poi bisogna fare un salto in Italia. Però le basi ci sono, l'esperienza la può fare, soprattutto se nel reparto dell'Inter verrà affiancato da dei giocatori molto esperti, come per esempio quelli che già ci sono e quelli che potrebbero arrivare, visto che si parla anche di Koulibaly e non solo. L'ultimo passaggio che ho messo mi è stato segnalato da uno scout in particolare, se proprio vogliamo trovargli qualcosa sul quale deve migliorare, è che lui molto spesso riesce a raggiungere anche la parte finale del campo, è molto bravo a guadagnare molto campo, può migliorare poi nella decisione finale, nell'assist finale, nell'ultimo metro e nei passaggi filtranti. Quindi quando c'è da dialogare e da linkarsi, da collegarsi con i compagni di squadra, lo sa fare molto bene. Quando c'è magari da cercare il passaggio filtrante, la giocata un pochino più ambiziosa, un pochino più illuminante, qualche difficoltà ce l'ha. C'è margine ovviamente per migliorarsi. Un calciatore che tra l'altro ha anche un gran tiro, perché se guardate un po' di video in giro, ci sono diversi video di gol con belle conclusioni anche dalla distanza. È un pacchetto, per questo io all'inizio parlavo di un progetto di difensore del futuro. È un giocatore che quindi racchiude un po' tante caratteristiche di cui c'è bisogno nel tipo di gioco che fa l'Inter, nel tipo di gioco che fanno tante altre squadre. Preso a questa cifra può essere sicuramente un ottimo affare per un giocatore che può ulteriormente valorizzarsi, e anche nell'ottica del player trading questo è un calciatore che unisce tante di quelle caratteristiche che poi in Premier League eventualmente un giorno ti possono pagare ad una cifra molto, molto, molto elevata. Quindi sono contento che l'Inter stia aprendo questi spiragli anche a livello di scouting, uscendo, come abbiamo detto spesso, dai soliti procuratori, dal solito campionato, dalle solite operazioni. Fare questo mix di più esperti e più giovani può essere una soluzione vincente, e credo che possa essere una scelta da intraprendere sempre di più per il prossimo futuro dell'Inter. Vedremo appunto se verrà finalizzata, bisogna dargli tempo, però le caratteristiche per questo tipo di giocatore ci sono, e vi invito a farmi sapere nei commenti ovviamente che cosa ne pensate anche voi, se lo conoscete, se avete avuto modo di seguirlo, di vederlo, che cosa ne pensate di questo innesto, siete d'accordo con le caratteristiche, secondo voi manca qualcos'altro adesso al reparto difensivo dell'Inter, oppure ci siamo. Vi dicevo che gli osservatori dell'Inter stanno facendo un gran lavoro a livello di scouting, soprattutto in Nord Europa e in particolar modo in Danimarca, perché come ho avuto modo di raccogliere tramite altri contatti che abbiamo con la redazione di Passione Inter, l'Inter sta mettendo le mani anche su un altro giovane talento, un portiere però, sempre dalla Danimarca, di cui vi ha parlato il nostro Simone Frizza nell'identikit che trovate nel link in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare qui.